Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che di recente hanno recuperato un Hot Toys di Moon Knight. Vi ho nel cuore ragazzi, fra poco scopriremo anche il perché, vi voglio bene e mi dispiace. Comunque volevo iniziare il video ringraziando tutti coloro che ieri sera, se state guardando il video di domenica, sono stati in live con il Colosso dei Nerd che ha distribuito doni a destra e manca. Io in realtà sto registrando di sabato, quindi sto dicendo tutto questo a fiducia perché la live sarà stasera, ma comunque appunto vado a fiducia, so che sarete comunque tanti e super partecipativi come al solito, quindi ragazzi mi fido di voi e quindi vi ringrazio in anticipo. Detto questo, settimana parecchio intensa per quanto riguarda release e annunci in ambito 1 a 6, principalmente Hot Toys, quindi non perdiamo altro tempo ragazzi perché ci sarà diversa roba di cui parlare. Allora, cominciamo subito con il rilascio su cui come al solito non mi soffermo più di tanto, rilascio della DeLorean tratta da Ritorno al futuro 3, il terzo capitolo, uno spettacolo di macchina come al solito, è gigantesca essendo ovviamente in 1 a 6 e una release che è stata anticipata perché era prevista per il primo secondo trimestre del 2025, quindi una di quelle release anticipate e ce ne saranno anche altre fra poco, andremo a vedere. Quindi anche questo un pezzo immancabile, purtroppo io non l'ho presa per mancanza di spazio, ma sicuramente una gran figata. Averle tutte e tre sarebbe veramente il top. Se qualcuno di voi ce l'ha, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, scusate perché sono molto curioso. Andiamo appunto con un'altra release che è stata anticipata anche questa, ovvero quella di Lord Starkiller. Altra release anticipata dopo aver visto quella della sua controparte la settimana scorsa di Revan e anche lui addirittura era previsto per il secondo terzo trimestre del 2025, quindi un'altra doll anticipata e scopriremo come in realtà Hot Toys stia anticipando diversi suoi prodotti, che potrebbe essere un bene da un certo punto di vista perché riceveremo prima le doll, ma un male perché poi c'è da pagarle. Però bene così, Lord Starkiller che io non ho preordinato perché esteticamente, sinceramente ragazzi, a gusto personale non mi fa impazzire, avrei gradito magari un head sculpt senza il casco, però comunque personaggio molto amato, molto desiderato anche da tutti i fan di Star Wars, quindi ben venga che sia stato anticipato. Un altro personaggio molto discusso invece è questo Spider-Man 2099 da Spider-Man Across the Spider-Verse, che fece molto scalpore all'epoca, come vedete infatti ancora ci sono le immagini vecchie, quelle che stanno scorrendo sullo schermo, perché appunto era uscito con queste articolazioni in vista, sembrava essere quasi un SH Figuarts, articolazioni in vista, insomma veramente bruttina da vedere. Poi proprio adesso è proprio completamente un'altra figura, guardate qui quanto era oscena questa articolazione anche sul busto, non si poteva vedere. Poi ci sono state diverse polemiche, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, qui ci sono comunque solo immagini, ah no, queste sono immagini nuove, come vedete è stato fatto un update abbastanza notevole, quindi è stato ricoperto con una sorta di tessuto, anzi è un tessuto che è anche sensibile ai raggi ultravioletti, quindi è molto più figo, molto massiccio, un po' particolare come Spider-Man, a me non fa impazzire anche se è tutto un altro stile, quello appunto di Across e di Into the Spider-Verse, sono degli stili completamente differenti, però è comunque molto figo, già hanno cominciato a far circolare qualche video e qualche immagine, quindi molto bellino, questo inguardabile, molto bellino da vedersi, però ecco, un po' particolare, se vi piace comunque accomodatevi perché è appena stato rilasciato. Veniamo adesso un attimo alla pagina Facebook di Hot Toys perché c'è una notizia abbastanza importante, ovvero è stato fatto un altro tease dopo aver visto il Captain America tratto da The Winter Soldier la settimana scorsa con la base magnetica, un head sculpt fenomenale, eccetera eccetera. Hot Toys questa volta ha deciso di rilasciare questo tease, quindi un Winter Soldier, giustamente da Captain America The Winter Soldier, e in questo caso, come possiamo notare,
un Baki con i capelli artisan. Questa era una cosa praticamente già telefonata, già si sapeva che sarebbe uscita una cosa del genere. Sono curioso di vedere quali saranno le fattezze del braccio prostatico, articolato, non articolato, come sarà, sicuramente articolato, ma vediamo che cosa si sono inventati per riprodurre la parte cromata, quindi la parte meccanica, e un head sculpt che anche da qui si intravede qualcosina, sembra davvero ben fatto da quello che si vede, con questi capelli artisan, e quindi sarà molto probabilmente un'edizione limitata. Altro problema purtroppo per noi europei, che purtroppo questa roba costa tanto. E quindi anche qui fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sicuramente so che farà gola a tantissimi, me compreso, però ecco, non so, visti i costi e visti, insomma, non so che cosa farò sinceramente, poi ne parleremo quando verrà annunciato ufficialmente, credo e spero la prossima settimana. Qualche cosbaby relativo a Deadpool e Wolverine che continuano a sfornare roba, questo lo vedremo fra pochissimo. E volevo farvi vedere questo. Allora, fra poco parleremo proprio dell'annuncio di Plo Koon, del Gran Consiglio Jedi, e qui volevo mostrare appunto una foto in cui si vedono alcuni dei membri del Consiglio Jedi, quindi Obi-Wan, Mace Windu, Plo Koon, Kit Fisto, e qui si intravede già quella che forse sarà la prossima doll, quindi un piccolo tease di T appunto, che sarà forse il prossimo. Tutti stanno aspettando Tiadimundi e quant'altro, quindi molto probabilmente la strada sarà quella appunto di fare tutto il Gran Consiglio, e sinceramente ci spero vivamente ragazzi, perché questo è anche uno dei miei sogni bagnati, quello di avere tutto il Consiglio in collezione, e probabilmente andrei a stravolgere un pochino la collezione, perché non dividerei più le doll per capitoli, ma avrei tutto ben sistemato in un altro modo. Comunque, a parte questo, vediamo proprio Plo Koon tratto da Star Wars. Intanto vediamo qualche immagine, mi sembra che dal punto di vista della fattezza dell'head sculpt e del body non ci sia nulla da dire, vedo queste parti che finalmente sono cablate. Abbiamo visto in Mace Windu c'era qualcosa di cablato, qualcosa no, in Anakin che forse ancora dovrà uscire, ad oggi sì, deve ancora uscire il video, ma poi vedrete anche lì c'è un po' di indecisione da parte di Hot Toys. Qui spero che abbiano finalmente deciso di cablare tutto. Queste maniche non riesco a capire se sono cablate o meno, perché comunque c'è anche molto Photoshop in queste foto di solito. Ci sono i soliti avambracci aggiuntivi che sono stati dati anche con Mace Windu per andare a ricreare le fattezze di Plo Koon in The Clone Wars. Per il resto io ragazzi non ho niente da dire, non so se mi sta sfuggendo qualche particolare, qui possiamo anche ovviamente togliergli la tunica e lasciarlo con il sottotunica con la cintura in vista, che ovviamente è una cosa che farò assolutamente, solita vasetta rettangolare, solito supporto nero, effetto whoosh e ancora una lightsaber con l'illuminazione USB-C. Uscita ultimo trimestre, ultimo trimestre del 2025, primo del 2026, non vi sto a leggere tutte le specifiche ragazzi, comunque sia quello che dovevo dirvi più o meno ve l'ho detto tutto. Si tratta del Movie Masterpiece 785, 31 cm di altezza, quindi una figura molto standard. Penso che sarà sulla linea appunto di Anakin e Mace Windu, spero che facciano un passo in avanti su determinate cose, sinceramente, ma sinceramente ci credo poco. Poi veniamo invece a quella che è il succo di questo video e di questa settimana. Gli annunci di Moon Knight nella sua Artisan Edition, quindi edizione limitata, e di Mr. Knight, che già avevamo visto nel video della settimana scorsa, se non mi sbaglio, quando era stato fatto vedere al Tokyo Comic Con del 2024. Ora è stato finalmente ufficializzato. Allora, prima Moon Knight. Parliamo di Moon Knight che ha scatenato un pochino di polemiche. Non tanto per come sia fatto, perché mi sembra che sia meraviglioso, non c'è nulla da aggiungere, è un head sculpt fenomenale, la tuta è stata anche rivisitata, il costume scusate è stato anche rivisitato, sporcato un po', leggermente migliorato rispetto alla edizione già uscita, se non mi sbaglio, di quando è? Di 2 anni fa o l'anno scorso, oddio,
non ricordo bene, che comunque era fenomenale. Io mi sono sempre pentito di non essere riuscito a recuperare quel Moon Knight, perché è veramente un pezzo straordinario, con qualche difetto qua e là, per carità, però comunque era un bellissimo pezzo. Qui poteva essere la mia occasione, perché Moon Knight è fighissimo. Qui c'è l'head sculpt dell'attore di cui non ricordo il nome, ragazzi, scusate, ma io non ho nulla da dire. Se effettivamente la doll uscirà con questo head sculpt di questo prototipo, ragazzi, sarà veramente fantastico. Cioè io qui veramente, cioè, il fotorealismo è eccezionale. Questo capello artisan un po' particolare, capello corto, ci sta, mi piace, anche se, come vedremo fra poco in Mr. Knight, e come ho detto anche decine di volte, i capelli corti in questo modo, scolpiti da Hot Toys, sono sempre fatti egregiamente, quindi non ne sento la grande necessità. Qui la necessità più che altro sarebbe stata quella di recuperare appunto un Moon Knight, ma essendo artisan la vedo veramente dura, almeno per quanto mi riguarda, perché con i costi aggiuntivi e tutto il resto comunque diventa una spesa abbastanza considerevole e mi chiedo fino a che punto ne valga la pena. Questa è una cosa che penso io sempre molto personalmente, ragazzi. Ovviamente il mantello sarà cablato, tutto al suo posto e qui sarà sempre il solito dubbio esporlo con l'head sculpt, con la scultura di questa testa meravigliosa, oppure con la maschera. Chi ha già la versione precedente potrà essere felice di questa cosa perché finalmente avrà una versione con la maschera e prenderà questa e questa per poterlo esporre senza maschera e quindi fa un quadretto perfetto. Poi se ci prende anche Mr. Knight ha fatto proprio un grande fan, deve essere un grande fan di Moon Knight, ma ha fatto veramente una cosa perfetta, precisa. Qualcuno invece storcerà il naso, come già ho sentito, proprio per il motivo che magari ha recuperato un Moon Knight l'anno scorso, anche di recente, e adesso ecco qui una sorta di versione 2.0, la vogliamo chiamare così? Non lo so. Io non sono contrario alla versione 2.0, anche perché secondo me è follia pensare che non ci sia, non ci sarà mai una versione 2.0, 3.0, 4.0 di un personaggio, perché sarebbe bellissimo che esca un personaggio solo, se uscisse un personaggio solo e noi potessimo avere quel pezzo esclusivo per tutta la vita. Magari, ma non è così, non funziona così in nessuna cosa, dai telefoni cellulari, poi questo discorso l'abbiamo già fatto, quindi usciranno sempre le nuove versioni che abbasseranno il valore di quella precedente, però nel momento in cui me lo fai a distanza di 10 anni mi sta bene, se me lo fai a distanza di un anno o due aggiungendoci un DLC, come è successo per esempio con il Wolverine di Ono, e sapete a cosa mi riferisco, mi fa un po' incazzare. Questo è un caso limite, diciamo, quindi sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate voi, perché anche qui ci sarebbe da parlare e sicuramente credo ne avremo parlato nella live di ieri, spero. Poi andiamo avanti appunto con un altro annuncio correlato a quanto abbiamo appena visto, ovvero Mr. Knight. Mr. Knight, anche lui secondo me sorprendente dal punto di vista dell'head sculpt, leggermente differente, con una barba meno folta, con i capelli ovviamente che non sono impiantati ma sono scolpiti, molto bene secondo me. Abbiamo ovviamente il pers, abbiamo una basetta esagonale in questo caso, con mani intercambiabili, qualche accessorio e ovviamente anche qui la doppia possibilità, maschera o senza maschera. Anche qui il dilemma sarà abbastanza importante, era uscito quello di Soso Toys, di Mr. Knight, che comunque era un ottimo pezzo, per questo io ci farei un pensierino, sono più legato al Moon Knight classico appunto con tutto il costume anziché Mr. Knight, quindi un pochino mi ci girano un po' le balotas perché avrei preferito appunto poter recuperare un Moon Knight con tutto il costume. Ovviamente già Hot Toys si è dimenticata la cosa delle basette magnetiche, solo una cosa che ha fatto per Captain America, almeno per il momento. Qui continuiamo ad avere i soliti supporti, solite basette, probabilmente sono annunci un po' vecchiotti che si è conservata, si è riservata di far vedere al Tokyo Game Show, al Tokyo Comic Con, scusate, e quindi ancora c'è la vecchia tecnologia, questo non ve lo so dire. Per l'uscita di questo Mr. Knight siamo più o meno nei tempi appunto di Moon Knight, fine del 2025, inizio del 2026, parliamo sempre della fronte asiatico. Adesso andiamo come al solito su ilcolossodinerd.com dove troviamo, oltre a prezzi favolosi, anche tante belle novità.
come tutta questa roba sul fronte anime, in particolare queste Sage Figures di Rengoku, che è uno spettacolo, raga, quindi fateci un pensiero se siete appassionati, così come questa di Marshall D. Poi questo fantastico Vincent Valentine da Final Fantasy VII che mi tenta da morire, e poi ancora meglio questo Snake di Equat Studio, che è disponibile in due versioni, questa con versione camo e questa invece con la Tiger Stripe, quindi con la mimetica tigrata, che dovreste vedere adesso a schermo, che ha anche la benda sull'occhio, trattandosi di Big Boss, e quindi è davvero stupenda, raga. Questo è per gli appassionati dei videogiochi, in particolare appunto, in particolar modo di Metal Gear, è una figure assolutamente da avere. Non so bene come lavori Equat Studio, ma me ne hanno parlato piuttosto bene, lavora senza licenza, guardate intanto qui con la chicca dell'armadillo, no, sì, oddio, ho detto una cavolata, una grossa cavolata. Guardate anche lo scatolone, volevo dire dell'alligatore, dell'armadillo, perché ho detto armadillo. E guardate quanti accessori, questa è la versione un po' più costosa, con qualche accessorio in più appunto, e vale veramente la pena, soprattutto in vista dell'uscita di Metal Gear Delta, che insomma è una cosa molto interessante appunto recuperare questo Snake. Poi andiamo a vedere appunto i prezzi dell'Antivenom di Hot Toys, che è 319 sul Colosso di Nerd, e questo fantastico Clint Eastwood di Sideshow, che sta facendo tanto parlare di sé. Il prezzo di Mr. Knight che abbiamo appena visto, 289, quindi un ottimo prezzo. E poi tutto quello che vedete, fate un salto come sempre sul colossodinerd.com, raga, perché sicuramente troverete qualcosa che vi piacerà. Detto questo, ragazzi, io ho finito anche per oggi, e spero che vi sia piaciuto il video. Nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale, poi campanelline, cose, fate come vi pare, insomma, tanto YouTube ha deciso che le notifiche dei miei video non le deve far vedere a nessuno, certe volte le fa, certe volte no, le manda, non le manda, manda video che sono usciti prima, no, lasciamo perdere, grazie a YouTube, come sempre, gentilissimo. E per tutto il resto, ragazzi, ci sentiamo qui sotto nei commenti, passo la palla a voi e ci vediamo come al solito con i prossimi video del canale. Usciranno video, voi lo sapete, unboxing, recensioni di Hot Toys, di Action Figures in generale, Sage Figures in particolare, e poi tanti video anche sulle carte, sbustamenti, cose varie, vedrete un sacco di roba in più sul canale. Detto questo, ragazzi, ancora vi auguro buona domenica, ci vediamo con un prossimo appuntamento. Ciao, a presto!